Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia. Bene, oggi di cosa andiamo a parlare? Di una novità 2025 che mi ha appena inviato AVM, Fritz, e praticamente è questa. Che cos'è? È un pack che è composto da tre, come vedete, repeater Wi-Fi ed è un set che può essere sia da 3 che da 2. Qual è la differenza? Dipende quanto grande è la nostra abitazione, perché queste qua sono dei repeater che si collegano, ho già fatto la recensione di questo modello qua, il singolo, ed in questo caso qua ce ne danno già direttamente 3. Quindi io tramite una porta LAN, quindi tramite una porta Ethernet, come volete chiamarla, la collego al mio qualsiasi router ho all'interno della casa, lo collego in un'uscita, collego al quello principale, in questo caso ne abbiamo 3, quindi uno sarà il principale che viene chiamato master, e poi gli altri si collegano tramite linea mesh. Qual è la differenza della linea mesh? La linea mesh è molto più potente, detta così in parole povere, e quindi ho una stabilità della linea Wi-Fi superiore. In questo caso abbiamo addirittura il Wi-Fi 6. Quindi avrò questo componente che prende direttamente dal nostro router la linea Wi-Fi e poi la gira agli altri due. Poi c'è anche il pack con due praticamente. Quindi cosa mi permette? Di avere una linea con, non dico la stessa velocità, ma con una buona velocità molto alta per tutta la casa. Poi se avete una casa molto grande, in questo caso io ho una casa che è abbastanza grande, sono 300 metri quadri in 2 piani e comunque una lunghezza di 17 metri per 10, capite bene che inizia a essere una casa molto grande. Più dopo se vogliamo farla andare anche in giardino. Quindi cosa farò? Metterò il mio router che è già collegato al wifi, lo collego al mio repeater master e poi gli altri li metto in posizione in modo da coprire tutta la zona della mia casa. Ho già fatto altri video, non sotto il canale Lorenzo Carbonera, ma sotto Espertone, se volete andare a vedere. In caso vi lascio il link in descrizione. Qual è il bello? Che qua mi viene dato un kit al prezzo di 2 prodotti praticamente. In caso vi lascio il link in descrizione se volete andare a acquistarlo. Il prodotto che ho già fatto è il 3000X, che se volete andare a vedere appunto le caratteristiche, hanno aumentato la garanzia perché si sono accorti che comunque i prodotti Fritz per me restano sempre i migliori e non perché Fritz me l'ha inviato questo qui gratuitamente, ma perché parlate con chi volete, Fritz resta il più semplice da utilizzare perché potete utilizzarlo tramite l'app, potete utilizzarlo tramite il sistema operativo suo dei computer e qualsiasi cosa c'è di Fritz per connetterle si sta un attimo, basta premere il tastino connect e loro si connettono. Non hanno problemi di stabilità, non serve neanche, cioè spegneteli ogni tanto perché una volta al mese magari spegneteli, però a differenza di tanti altri modem o tanti altri router o tanti altri repeater che bisogna spegnere almeno una volta a settimana, questi vanno sempre. Ed ha un sistema, soprattutto il sistema WebOS che c'è all'interno, il suo sistema di Fritz è impressionante per semplicità, per velocità di utilizzo e perché si aggiorna costantemente. E cosa c'è all'interno? All'interno ci sono i nostri prodotti, qui ci sono le istruzioni per l'uso che sono molto semplici, comunque dopo vi faccio la configurazione sia faccio vedere tramite il mio computer che tramite l'applicazione. Qui ci sono vabbè, le varie password eccetera che adesso non vi faccio vedere e le istruzioni. All'interno troviamo, come dicevamo prima, i nostri tre repeater, che ognuno di questi ha un alimentatore, adesso vi faccio vedere, ha l'alimentatore che va messo qua, ok? E poi abbiamo le due porte LAN, perché questi quando ricevono il wifi io posso collegarli anche, non so, una telecamera, voglio che sia collegata tramite LAN perché è più stabile, posso collegare la telecamera, posso collegargli la TV, posso collegare quello che voglio. Ogni repeater di questo ha le due porte LAN più l'alimentazione. Qui poi abbiamo il nostro, adesso tolgo la plastichetta, qui l'indicazione di quanto sta ricevendo il nostro wifi, il tasto connect che dopo dobbiamo vedere cosa serve e qui la spia di accensione. Quindi ne abbiamo ben 3 all'interno di questo pack. Qui sotto poi abbiamo ad ogni router abbiamo il nostro cavo Ethernet
per collegarlo al router oppure per collegare degli accessori, e poi abbiamo ben 3 alimentatori perché ho ognuno per ogni router. E questa è la scatola completa, quindi abbiamo 3 cavi Ethernet e 3 alimentatori, uno per ogni prodotto. Quindi adesso cosa facciamo? Vorrei farvi vedere come collegarli, come configurarli, che è molto semplice, quindi fa tutto loro, noi non dobbiamo fare niente. Facciamo sia tramite l'applicazione che allo stesso tempo magari vi registro lo schermo del mio computer e vi faccio vedere come funziona. Eccoci qua, quindi adesso abbiamo preparato tutti i nostri repeater, ok, che sono ben 3. Io vi registro la schermata del computer, ve la metto qua così vediamo i vari passaggi, come funziona, e ci sono vari metodi per collegarlo, perché questo kit può essere collegato a un modem già esistente anche di un'altra marca che non è AVM Fritz, oppure può essere collegato al Fritz. Io in questo caso qua ho un router della Fritz che è già collegato con la linea mesh, come vedete da quello che vi sto registrando. Questo qua, il Fritzbox 5690 Pro, è il mio, la linea arriva dal FWA della Wind, va su questo Fritzbox 5690 tramite un cavo Ethernet e da lì parte tutta la linea mesh. Come vedete ho già un repeater 3000X, come vedete qua, ho un Powerline 1240 più il 1260 più un altro repeater più un altro ancora. Bene, sono un po' indeciso se staccare tutto e collegarvi solo questi, ma però dall'altra parte sono curioso di vedere come si comporta il sistema di Fritz quando abbiamo già 1, 2, 3, 4 apparecchi, 5 apparecchi collegati in mesh, e voglio vedere se si aggiungono anche questi 3 qua e come si aggiungono. Quindi facciamo un esperimento insieme, in diretta praticamente. Io proverò a collegare tutto nella mia linea mesh. Che cos'è la linea mesh? Praticamente ogni ripetitore diventa un altro ripetitore che va a farmi e completarmi la linea wifi all'interno della mia casa. In questo caso, ripeto, tra il giardino e la casa che è grande, vediamo se riusciamo a coprire tutto. E sono curioso di capire, perché questo comunque è un repeater, un kit di repeater 3000X, se sono compatibili e se riusciamo a farli. Quindi adesso noi li colleghiamo qua, così come stanno, così sono tutti e 3 vicini e posso connetterli direttamente al 5690 Pro. Poi staccherò tutto, andrò a posizionarli sulla casa e vediamo come cambia la configurazione. Quindi adesso che cosa faccio? Collego l'alimentatore, che è questo qua, ok? Qua dietro, vedete c'è Power, io lo collego qua e uno si accende. Benissimo. 2 e 3. Benissimo. Adesso, molto semplicemente, come si fa? Voi tenete sempre visto questa zona che vedrete che cambieranno. Allora, adesso potrei collegarle o tramite il cavo Ethernet e lo metterei qua, però non ha senso perché ho già il mio router 5690 Pro che ha già una buona copertura wifi, addirittura wifi 7, è inutile collegare con la presa Ethernet. In questo caso qua, poi andrò a posizionarlo in giro per la casa. Se avessi il mio router non so, di un'altra marche, collego con la presa Ethernet e poi posso continuare l'espansione. Quello che adesso io devo fare, vedete che qua sta lampeggiando, quindi io cosa faccio? Premo il tasto Connect, questo tastino qua, 1, 2, 3, e vado nel mio modem e premo il tasto Connect. Premo qua e adesso lui dovrebbe tranquillamente sincronizzarsi. Adesso vediamo che cosa succede, faccio tutto in diretta, così vediamo cosa fa. Lui praticamente dopo dovrebbe andare, adesso qua sono tutti vicini, ma man mano che ci allontaniamo, ci avviciniamo, può essere che si agganci a un repeater, a un altro, a quest'altro. Quindi adesso voglio vedere quando si aggiungono. Qui c'è un segnale che di solito è bianco quando è completo, quando riceve al massimo il wifi, oppure più giù vanno le tacche, diventa arancione e poi diventa anche rosso per non dare nessun segnale. Al momento, questo non ho capito se si è staccata la corrente, ecco qua. Clicchiamo qua e Connect si è bloccato.
perché si è bloccato, riproviamo di nuovo, riproviamo di nuovo il connect. E adesso aspettiamo e vediamo che si aggiorna. Vi lascio il video così in diretta perché è giusto per farvi capire che anche noi che le proviamo le cose è la prima volta, quindi vediamo se si aggiorna. Ecco, si sta ancora aggiornando, proviamo a schiacciare, clic. Ecco, vedete qua già se ne è connesso uno, ok, vedete 2,4 GHz, 5 GHz, 1 gigabit di scambio dati di velocità, non male. Eccoci qua. Qua non si è ancora connesso, qua neanche. Questo si è connesso, avete visto? Qua c'è il wifi e c'è il massimo del segnale, perché siamo comunque sulla linea. Questo non ancora, e lì si sta ancora, e proviamo a cliccare un'altra volta, vediamo se parte. E questo qua, stessa cosa, vediamo se parte. Connect. Questo si è connesso, ecco il secondo. Adesso arriverà anche questo è connesso. Ok, quindi eccoli qua, 1, 2 e il terzo, eccolo qua. Adesso aspettiamo un attimo che vada tutto in linea. Adesso si sono connessi tutti quanti, quindi sono tutti e tre connessi, 1, 2 e 3, perfetto. Andiamo a vedere la nostra, praticamente la nostra linea e sono 1, 2, 3, 4 Fritz 3000X. Vedete che tutti e quattro, 1, 2, 3, 4, hanno tutto il simbolo della linea mesh, quindi sono tutti connessi tra loro. Adesso, come vedete, sono connessi cioè, direttamente dal modem. Perché? Perché sono qua vicini, loro dicono la miglior qualità di connessione è perché è vicino al modem. Ok? Quindi adesso noi ce li ritroviamo tutti e tre vicino al modem. Guardate le velocità, 4,6 gigabit, 4,1, 4,6, 1.6. Questo è quello che era già esistente, il 3000X qua, che è collegato alla caldaia, la Wiesmann. Questi sono i power line e questo è il mio repeater che ho giù e questo. Adesso che cosa voglio fare? Voglio staccarne, li stacco tutti non tre perché comunque qua il ripetitore è vicino. Proverò a metterlo uno in corridoio, l'altro in soggiorno, gli altri due giù e vediamo come si connettono e come cambia questa configurazione qua che vedete in questo momento. Quindi adesso stacco tutto e riprovo, giusto per farvi vedere anche per sapere effettivamente come funziona la linea mesh e come si riconnettono. Bene, quindi abbiamo posizionato in giro per tutta la casa e uno l'ho messo addirittura fuori in giardino per farvi vedere, in effetti qua andiamo a vedere subito qual è. E non so se vi ricordate prima la velocità che metteva, erano 4,1 gigabit al secondo. Vedete qua c'è questo che fa 2,2, ok, nel massimo della velocità. Questo è 3,73. Perché questo è molto più basso? Perché questo è quello in giardino che è fuori. Quindi lui riesce da un prodotto a un altro, passa, cioè fanno tutto un cerchio tra di loro e la configurazione non cambia, non è come i power line che vedete qui che è connesso tramite cavo, quindi la rete elettrica viene messo qua, questo è il repeater, ma è sempre agganciato al Fritzbox 5690 e i repeater sono diretti, ma guardate le velocità, cambiano perché questo, che comunque è una buona velocità, cambia perché è più distante di tutti. E vedete anche che nella frequenza di 5 GHz è 108 megabit, nella frequenza 2.4 229. Noi andiamo qua, vedete che il 2,4 è il contrario, 2,86 megabit, il 5 GHz è 1.9. Quindi lui è sempre lì che lavora, il sistema, e cerca di fare la migliore soluzione, di fare un cerchio in modo da chiudere tutto quanto dentro, che ci sia una buona linea. Tutto qua. Comunque Fritz resta anche da questo punto di vista qua, secondo me, uno tra i migliori in assoluto. Bene, quindi questo è il pacchetto, si chiama Mesh Wi-Fi Set 4002, in questo caso qua abbiamo il 3 prodotti in uno e esiste anche il pack da 2. Io in questo caso avevo già un repeater 3000X, quindi in questo caso ne ho 4 addirittura,
e vedete che la linea è coperta tranquillamente. Signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, è gratuito, non costa nulla, e attivate il tasto delle notifiche. Io ringrazio AVM per avermi mandato il prodotto, spero che tra un po' mi arrivi anche l'ultimo router che hanno fatto, e sono proprio dei bei prodotti. Veramente io sono contentissimo di questa azienda e poi è semplice da usare, da fare, tutto quanto. Bene signori, grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!